Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Abbiamo il piacere di avere oggi in collegamento con noi dall'America Tom Pappert, capo redattore di National File, uno dei siti di inchiesta più seguiti negli Stati Uniti d'America. Ciao Tom, grazie per essere con noi. Great to be here, very happy to join you guys. Ecco, naturalmente non vi spaventate ragazzi, non sarò io a parlare con Tom, ci aiuterà in questa discussione, ecco che ve lo dico a fare la stupenda Paola Maldi. Ciao Paola. Ciao, non si spaventa, Francesco diventa più bravo minuto per minuto. Comunque Tom è molto contento di essere con noi. Bene, intanto facciamo vedere come apre adesso National File, vediamo di cosa ci propone in questo momento. Come potete notare, tiene banco come al solito la questione della transizione. Trump promette una transizione pacifica, giura di punire i sostenitori per l'ingresso al Campidoglio. Chiederei intanto a Tom qual è la situazione adesso. La tensione è sparita o si continua a respirare un clima teso? Tom, tell us a little bit about the situation at the moment. Do you think the tension has gone away, has evaporated, or do you think there is still a lot of tension? You know, I think there is more tension than ever before in this country. It depends what they're going to try to do over the next 13 days. But of course, Joe Biden has promised not a normal administration. He's promised something that is right out of China's playbook. And the 70 to 80 million people who voted for President Trump and believe he's an illegitimate president, they're not going to be excited about this. So while I'm hoping that we will not see any violence in this country, I would say the atmosphere is still very, very tense. Ok, dice che l'atmosfera è tesa più che mai. Vediamo cosa succederà in questi prossimi 13 giorni. Da una parte c'è Biden, e ho mancato una parola, ma il senso è che continua a intrattenere rapporti con la Cina, cosa poi glielo richiedo ancora. Allora, da una parte c'è Biden che cerca di far entrare la Cina, dall'altra c'è Trump che con i suoi 70-80 milioni di voti certamente non può essere considerato un illegittimo. E quindi lui teme che potrebbe esserci violenza. Tom, abbiamo visto queste scene del Campidoglio, ma noi che non siamo nati ieri abbiamo l'impressione che è stata una false flag, è così? We have seen what happened at the Capitol Hill, but given that we are not just spring chicken, we suspect that there is something behind it. It's not really what we saw. I think that there are a lot of people who believe that. I mean, there were so many strange things. The police, for really no reason, seems to have instigated it by throwing tear gas and pepper spray and everything else. And then, of course, there are the reports of known members of Antifa leading the charge. I mean, there were 100,000 people there, so we cannot say it was all Antifa, but it is highly suspicious and highly suspect that they were there and trying to blend in with normal Trump supporters. So I don't know if it is necessarily a false flag, but it's definitely highly suspicious. Ok, non possiamo dire che sia stato necessariamente una messa in scena, però, scusate, sono presa dalla fine, però siamo molto sospettosi. Diciamo questo, che ci sono stati, la polizia ha quasi istigato la sommossa, perché ha lanciato dei gas lacrimogeni, dei gas a base di pepe, certo c'erano circa 100.000 persone, quindi non diremo certo che sono tutti antifa, però sicuramente delle infiltrazioni c'erano. Ecco, tutta la stampa italiana, Tom, si è concentrata su quel personaggio, quello con le corna che andava in giro, insomma, vestito in maniera un po' pittoresca. Ecco, il fatto che tutta la stampa si sia concentrata sullo sciamano cornuto, insomma, questo forse dà il senso del fatto che si è voluto dare un segnale preciso. Insomma, noi conosciamo le tecniche di manipolazione mediatica, questo tu credi sia casuale? Okay, given that we understand, okay, most of the Italian media, as you may imagine, has focused on that character, and clearly this looks like a clear example of a manipulation from the media. Do you think that it's by chance that there is so much attention drawn on that pittoresque character? I
think that that individual is getting everything he wanted right now. He definitely wanted to be famous. I've seen conspiracy theories about him that he is both, and I'm not one to use that term, but I've heard everything from he is actually an ex-Marine and he's one of the good guys to he is a known member of Antifa who goes to all of their events. I've actually, via a proxy, been in communication with some of the so-called Viking raiders who were at the Capitol. Proxy, sorry, say it again. What proxy? What did you say? Through an intermediary. Intermediary, sorry. And they claim that they are not members of Antifa, but it is very suspect. Why would you wear a costume like that and behave that way? I don't know. But I've been told both things. I do think that that guy is getting what he wanted, though, which he definitely wanted to be a celebrity. Ok, la cosa principale è che naturalmente questo tizio sta ottenendo quello che voleva, cioè è molto famoso, è molto celebre. L'altra cosa è che Tom dice io ho avuto segnalazioni di ordine di segno contrario, cioè da una parte sembra essere una persona che in realtà è affidabile, è una persona dalla parte giusta, diciamo, ed è un ex marine, ma dall'altra invece sembra essere una persona che è definitivamente membro dell'Antifa. È difficile distinguere, però certo, ripete, lui ha in questo momento la fama che vuole. Ha ottenuto la fama che vuole. Tom, c'è la paura in Italia, ma non solo in Italia, che alla fine Trump possa trattare una resa senza portare a termine questa battaglia epocale, cioè che possa finire in maniera un po' napoletana, no? Anglo-napoletana, tipo chi ha avuto, chi ha dato. Cioè tu escludi il fatto che alla fine insomma stia preparando un'uscita di scena senza portare a termine una battaglia di questa natura. Allora, non so come glielo tradurrai tu che ha avuto. Prego Paolo. Ok. Is there a possibility that at the end Trump will surrender, and in fact it will be a sort of retirement as an Anglo-Napolitan style, where the motto is all right, whatever we got it, and whatever we didn't, we didn't. We just give up and we just go home. That's the end of it. Do you think is there a possibility that essentially that Trump will let it go? So I believe that if President Trump is going to leave office on January 20th, which seems to be where this is headed, I don't believe he can just go away and retire like that, because they want to arrest him. They want to arrest his sons. They want to arrest his son-in-law. They want to do everything they can to destroy the family. And the only way President Trump can, just from a purely selfish level, the only way he can prevent this is by, of course, staying in the public sphere and being the spiritual leader of the America First movement. Now, the question is, what can the man do politically? Because we obviously have very corrupt elections in this country. We've learned now that we have no integrity when it comes to our electoral process. And so he would have a very big fight on his hands if he wants to stay a politician, because we're going to have to go to big states like Arizona, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, and we're going to have to fix the election system before a federal election even makes sense. Okay. Ok, lui dice io non credo che lui si possa ritirare così semplicemente il 20 gennaio, nel caso che questo sarà l'esito, perché intanto lui ha delle minacce vere e proprie su di lui e sulla sua famiglia. Ci sono minacce di arrestare lui, di arrestare il figlio, quindi se non altro per difendere lui, se stesso e la sua famiglia deve continuare a combattere. Ma probabilmente non solo, ma lui rimarrà il leader spirituale, probabilmente rimarrà il leader spirituale di questo grande movimento. Certo è che se lui accetta di continuare ad esserlo e continuare la battaglia, ha un grosso compito, perché le elezioni sono state profondamente manipolate e ci sono delle grossi frodi che sono avvenuti in grandi stati, come sappiamo, come il Pennsylvania, il Michigan, il Wisconsin. Tom, la stampa italiana dice che dopo un mese di cacciara non c'è nessuna prova su questi brogli. Perché dicono così? Anche la stampa americana racconta la stessa storia. It looks like the Italian mass media, they claim that in fact there is no evidence to support the hypothesis of fraud. And what do you think? How is the USA media aligned? What do they say? When it comes
I would assume that our media is far worse than yours. At least you guys exist in Italy. Here we have very few real media outlets. But no, the venerable New York Times and the big broadcasting networks have been totally paid off by special interest groups and have no interest in the truth. However, if you look at, of course, National File, or if you look at the Gateway Pundit or some other big sources, I mean, we have video evidence of a woman named Ruby Freeman and her daughter, Shay Moss. It certainly looks like they're stuffing 18,000 ballots in Georgia. That's just one thing. In Arizona, we still don't have an answer to this day. The Sharpie ballots, where they made them use a marker on their ballot, which is unheard of in this country. We were told that that did not impact the ballots themselves. We later learned that it might have. We don't know what happened to the ballots. They might have been discarded or they might have been counted. So we still have so many answers. Wisconsin, just as another example, they do not have the same laws as the rest of the country for mail-in ballots. You can only have a mail-in ballot if you are a very elderly person who is confined to your home. And meanwhile, they gave them out to hundreds of thousands. Please. Short-term memory deficit. Allora, thank you, but more or less I know where you're going. Ok, lui dice, intanto, questo me lo diceva anche nella nostra conversazione informale di ieri, secondo lui noi siamo un grande esempio, perché noi in Italia abbiamo più fonti alternative, più fonti di informazioni alternative che non negli Stati Uniti, e cita Vox Italia naturalmente come un lodevole esempio. E lui dice tutta la grande stampa, dal New York Times al resto, sono tutti i grandi broadcast corporation, sono tutti comprati, sono tutti allineati. Noi certo siamo noi, il National File, Gateway Pundit, che naturalmente abbiamo mostrato diverse evidenze sull'esistenza della frode. Per esempio, sappiamo che nella Georgia ci sono stati ben 18.000 voti elettorali che sono venuti fuori, come sappiamo, un po' dal nulla. Oppure in Arizona ci sono stati ha parlato di schede elettorali che sono state marcate, segnate, che quindi come tali non avrebbero dovuto essere contate, e ancora però si aspetta l'esito di questa riconteggio, diciamo, di questo conteggio, verifica, sì. Di questa verifica. E anche nel Wisconsin non si sa esattamente che cosa verrà contato e che cosa non verrà, cioè lui dice la partita non è chiusa. Sì, Tom, vorrei sapere anche questo da te. Sappiamo che ci sono, arrivano delle voci, spesso non confermate, su lotte nello stato profondo, nel deep state americano. Si parla del software dominion sequestrato a Francoforte. Cioè esiste una guerra tra apparati sotterranea. We've been hearing about some controversies, some fights within the deep state itself. For example, we have heard something around the hardware in Frankfurt. Something must have happened that possibly included the opposite factions. What do you think? Yes, I've heard the same reports from, of course, the top general. I've been able to try to verify those to some extent, and I've never had anybody push back, except for, of course, unreliable sources in the mainstream media, on whether that happened. But I'm afraid here we are, it is January. I'm convinced now that if it had been a good faction that did that, we would have had the evidence by now. At this point, I'm convinced the evidence may never be seen and was probably not secured by the good guys. Ok, lui dice sì, anch'io ho sentito, non ho avuto mai nessuna invalidazione, sconferma di questo che ho sentito, se non dai grossi mass media, però bisogna dire che non mi è chiaro chi in effetti ha messo le mani su questo server, se sono i good guys, no, le persone in gamba brave o le persone cattive, e siamo ormai a gennaio e io ho paura che l'evidenza che sarebbe stata fornita da questi server e adesso non la vedremo più. Ecco, quindi forse è probabile che sono finite nelle mani sbagliate. A proposito di complotti internazionali, chissà come mai questa storia viene citata sempre l'Italia, sia nella questione del Russiagate, che adesso, con riferimento all'utilizzo di alcuni strumenti messi a disposizione da Leonardo, l'Italia è tornata al centro di questa
cospirazione. Cosa sai tu, Tom? Perché esce sempre l'Italia? Dove c'è qualcosa di cattivo usciamo sempre noi come cospiratori. Cioè, che c'entra l'Italia in questa storia? Well, anytime we talk about conspiracy, Italy is there. I mean, Italy has been mentioned. Italy has had a role. No, sorry, more than that. Italy had a role in the Russiagate, and now it looks like Italy has provided some artifacts, some tools to make the fraud possible. How come every time conspiracy comes into play, we are there? Italy is there. That is a fantastic question. My best guess is, I mean, so first of all, it depends if you think these things happened, and I personally do. I've spoken to people who talk to George Papadopoulos, and he says, yeah, they did that stuff to me in Italy. But I simply think that there is a lot of money concentrated in Italy. Obviously, I think you guys can speak to that more than me. And I think that it is a gold mine to an extent for the deep state, for people who have entrenched interests in America. You go to Italy, you rub some palms, you grease some palms, you give them a bribe or whatever it is, and then you can do it. But fundamentally, I think that you guys are a much more free and fair country than, say, Ukraine. But I would say it is similar to what you see in Ukraine. It is a country where most folks don't speak English, and American politicians can go to do things that are hopefully never discovered. Ah, interessante. Dice, sì, sono consapevole, ha detto, gli è piaciuta la tua domanda, e ha detto, ho parlato anche con Papadopoulos, so che anche lui si è trovato coinvolto in Italia, ma c'è una cosa, in Italia ci sono molti soldi che girano, e poi in Italia è una sorta di miniera per chi vuole venire a corrompere, e forse è facile anche corrompere in Italia, e in questo senso l'Italia è meglio, però è assimilabile, è un po' simile all'Ucraina, dove in realtà è un paese dove non si parla molto bene inglese, e quindi le persone che parlano inglese vengono, fanno quello che devono fare e probabilmente non saranno mai scoperte. Ecco, insomma, quindi diciamo che hanno trovato terreno fertile qua da noi. Secondo te, nei prossimi giorni verrà finalmente fuori questo report di Durham, che lo aspettiamo da 2 anni? Sembra che, insomma, debba svelare il segreto di Fatima e non viene fuori mai? What about this Durham report? Because we have been waiting and waiting. It's a really big secret of Tutankhamun or Fatma, as Francesco said. We are waiting for this report. Do you think we will ever see it? No, I do not think we will ever see it. I think that it was in large, a distraction to keep people convinced that we would see justice. Bill Barr, his father was an associate of Jeffrey Epstein. Bill Barr appoints Durham. Durham wasted years on this thing, and then the day before the election, he says, I'll have it soon. So no, I have no faith in these people. I have no faith in the American intelligence community, and I feel like I was foolish to ever expect to see something, to be frank. Sorry, did you say about Barr, that his father was a friend of Epstein? Yes, Barr's father hired Jeffrey Epstein to teach at an all-girls school. Ok. Ok, allora la conclusione è che no, secondo lui questo rapporto non si vedrà mai, lui non ha nessuna fiducia nelle istituzioni, giudiziarie, diciamo. Ecco. Giudiziarie, ma anche di informativi. Di intelligence, forse. Intelligence, grazie, vedi che Francesco ha imparato l'inglese meglio qualcosa, di me. Insomma, la capisco. Vai. E lui dice che inoltre il papà di Barr aveva assunto al suo tempo, il papà di Barr aveva assunto a suo tempo Epstein come insegnante in una scuola di sole ragazze. Allora dice lui, insomma, è come fare un po' Dracula presidente dell'Avis, no? Più o meno, non so se in inglese si capisce la battuta. Vabbè. It's like Dracula being the president, the chairman of AVIS, is the association that is charged with blood collection. That is exactly right. Yes, you're putting Dracula in charge of the blood collection. That's precisely right.
Ok. Beh, contento che gli è piaciuta la battuta. Ma quindi diciamo, quindi tra Barr e la famiglia Epstein c'era un rapporto, questo sta dicendo Tom. See, so you're essentially saying that there was a relationship between Barr and Epstein family, Barr family and Epstein. Correct, yes. And this was, by the way, Epstein at the time hadn't graduated from college. He had no formal training in how to teach children, and yet Barr's father hires him for I believe 2 years he taught there. Barr's father is also a creepy character. He wrote a book where he essentially was the protagonist, and I will keep this very family friendly, but he spread his DNA across the galaxy, we'll just say. Excuse me, he spread the DNA. Oh, the father? So Barr's father wrote this book where he, I don't want to get grotesque, but he spread his DNA across the galaxy, we'll just say. Sì, ok. Sì, dice, sicuramente ci sono delle relazioni. Il papà di Barr, quando ha dato questo incarico a Epstein non aveva nemmeno un certificato per insegnare, non era nemmeno insegnante qualificato, e nonostante questo ha potuto insegnare per 2 anni. Inoltre, dice, io non voglio adesso spargere troppo la cosa, però il papà di Barr ha scritto un libro, un racconto più o meno biografico dove sostanzialmente il DNA è stato sparso in tutto il mondo. Io ho dovuto richiedere perché non ho capito bene cosa... Vabbè, forse abbiamo immaginato come lo spargeva Epstein, insomma, era il DNA, esatto. dico, era risaputo. Allora, se questa è la situazione, Tom, è possibile immaginare che in realtà Epstein non sia morto in carcere, ma che qualcuno lo abbia aiutato a mettere in scena un'altra, diciamo, false flag? Is it possible that then Epstein hasn't really died in prison and someone has helped him in setting up this false flag? I've seen folks say that. Of course, the top attorney, Lynn Wood, has been kind of hinting in that direction. I did a lot of digging into Epstein's so-called suicide when he died, and I will say that for somebody to believe he committed suicide, you would have to have almost childlike naivete. Dice, ha fatto un po' di indagini su questo suicidio di Epstein e sappiamo che Lynn ha detto che non è morto. Comunque, Cioè lui dice che non è morto? Lynn, no. Lo dice Lynn Wood. Yes. Ha messo un E tweet lui è d'accordo con Lynn Wood? Sto dicendo che in effetti credere che Epstein si sia suicidato è veramente come credere alle favole. È molto interessante questa storia. Guarda Tom, allora da quello che capiamo noi, dentro il Partito Repubblicano ci sono tante serpi, almeno quanto nel Partito Democratico. Cioè possiamo dire che non è vero che la guerra in atto è fra democratici e repubblicani, ma fra un establishment che risponde agli stessi centri di potere, che sta con un piede dai repubblicani e un piede nei democratici. Can you really say that the division is not really between Democrats and Republicans? Because you know that even within Republicans there are a lot of poisoning snakes. So that the division is really between those who align with the deep state and those who do not. That is precisely what it is. And we found out just recently that it is a lot more deep state than we ever thought. So that was the great value in what happened on January 6th, is we had virtually all of the Republicans turn against President Trump, turn against their voters. And now we know there are approximately 40 good Republicans in the House and 6 good ones in the Senate. The rest of it, Democrat and Republican, all deep state. Beh, abbiamo visto, sì, è proprio così, abbiamo visto adesso il 6 gennaio, quando si è trattato di votare per l'obiezione ai voti elettorali, abbiamo visto che di fatto moltissimi repubblicani non si sono opposti alla certificazione dei voti elettorali. Ora adesso possiamo contarli, sono 40 repubblicani che si sono opposti, e quindi sono affidabili, e 6 senatori democratici, scusate, e 6 senatori. Questo è tutto, il resto sono tutti allineati con il deep state. Senti Tom, tu all'inizio di questa intervista hai detto non è impossibile che scoppi la violenza. Pensi che si possa arrivare davvero a una guerra civile? You said in the beginning, Tom, that we can't rule out violence. Do you really think that we could go all the way to civil war?
I certainly hope not in this country, but I definitely believe that if it comes to globalists refusing to peacefully give up control, they will react violently. That's what we saw at the DC Capitol just 2 days ago. We saw the police, the federal law enforcement, acting violently before anyone else. And so these people do not want to give up control, peacefully or otherwise, and I'm afraid of what they will provoke more than anything else. Beh, spera di no, però abbiamo visto che però se i globalisti non accettano di rinunciare al potere in modo pacifico, possono esserci delle gravi conseguenze. E lui dice, abbiamo visto il 6 gennaio la polizia infierire sulla folla, cioè se i globalisti non si ritirano in un modo o in un altro, ci sono quello sarà, però l'impressione, Tom, è che la battaglia è impari, perché i globalisti controllano i media, controllano le magistrature, controllano i servizi segreti, controllano le alte gerarchie ecclesiastiche. Insomma, in un certo senso sappiamo come anche diciamo qui in Vaticano oggi siano tutti schierati in difesa di questo sistema. Dall'altra parte invece c'è solo il desiderio dei popoli di riscattarsi, però non ti sembra che le forze in campo sono troppo diverse? It seems a bit of an unfair fight, because it seems like all of the big powers are on the one side, on the same side. So, you know, the big media, the secret services, the Vatican, you know, it's essentially they're all aligned with the deep state. And on the other side, there is essentially the people, those who have the desire of justice and freedom, but it seems like a very unfair fight. How can the good side survive and defeat the bad side? I take heart in knowing that there are more people awake, like you said, than ever before. Yes, they have all these facets of government and media, but right now, more and more people, I mean, we had millions of people in Washington, D.C. That was a wake-up call to these people. And while I would never endorse violence, watching Kevin McCarthy cry like a baby on Fox News because the American people were outside and telling him that he was wrong, that was a beautiful thing. Watching Nancy Pelosi dive for cover, it was a beautiful thing. And I think that they know now there are more people awake than ever before. What did you say about Nancy Pelosi dying for cover? Yes, diving under her tables for cover as the American people walked into the Capitol. I got it, sorry, ok. Ha detto sì, però è anche vero che sempre più persone si stanno risvegliando e che aver visto, per esempio, tutti questi milioni di manifestanti che ci sono stati, no, in questo periodo a Washington, e aver visto come sono anche entrati nel Campidoglio, e aver visto McCarthy che alla televisione si è messa a piangere, e la Pelosi che si nascondeva sotto il tavolo per proteggersi. Sì, ma non è la Levinsky, però per altri motivi stava sotto il tavolo. He's demanding. He said yes, well, she was Monica Lewinsky. There were other reasons why she was under the table. She had a nice keg of wine down there, right? She had a nice cask. No, dai ragazzi, andiamo avanti, che sennò qua finisce osteria. Dicevi, Paola, che quindi era sotto il tavolo Nancy Pelosi e quell'altro piangeva. No, McCarthy no cry, cantava Bob Marley. No, vabbè. Tom sottolineava come c'è un grande risveglio, che non c'è mai stato, non si è mai visto prima. No? Ma questo popolo, Tom, anche se fanno fuori Trump, eleggerà un nuovo leader o riusciranno a normalizzarlo? Do you think that these people, this mass of people, will elect a new leader or will normalize Trump or will get on with Trump? It's a very difficult thing because obviously they stole the election from President Trump. The next step for me in National File is I want to go into specific states and try to figure out if we can get the local leaders, the state legislators, to fix their election systems. Because until then, I'm afraid we are not going to be competitive at the national level, not when they can steal our votes. But
I believe that so long as Trump wants to lead this movement, he will be able to. The American people love him, and they love him more than ever before, and now they are furious and willing to fight for him politically. Ok, la prima cosa, ha detto, prima di ogni cosa bisogna regolarizzare il processo elettorale, cioè ci sono state delle frodi elettorali in vari stati e queste devono essere chiarite, devono essere sistemate. L'altro è che se Trump vuole continuare a essere il leader di questo movimento, lo può fare, perché la gente è con lui, perché la gente lo ama, perché la gente ha fiducia in lui. Senti Tom, c'è un altro aspetto che insomma, aleggia ma non viene affrontato fino in fondo. Adesso vogliono chiedere un ennesimo impeachment contro Trump. Insomma, è una cosa ridicola a pochi giorni dalla fine. Perché stanno evocando un nuovo impeachment? There is something else going around in the air. It's not very clear, but it looks like they want to impeach Trump again. Yes. Why do they want to do that? So they are completely without cause, blaming him for the so-called violence that occurred on January 6th. It is insane to me to say this, but really what it is, this is the last-ditch effort from Democrats to destroy the Republican Party at the national level for a generation. And they may be successful because I fully expect Mitch McConnell and the other quislings in the Senate to go along with it. Allora, dice, questo è come un po' l'ultimo colpo, l'ultima cartuccia che stanno sparando perché non hanno più carte e potrebbero anche riuscire se personaggi come Rich McConnell sostiene questa mossa, questo movimento, questa decisione. E lui dice è l'ultima carta che hanno. Abbiamo visto che i social media, Facebook, forse anche Twitter, sicuramente Instagram, hanno di nuovo messo il bavaglio al presidente Trump. Ma per davvero la democrazia americana è ridotta fino al punto da affidare a un ragazzino come Zuckerberg il potere di dire al presidente stai zitto, tu non puoi parlare? Cioè davvero siamo arrivati a questo punto? I mean, it's astonishing that social media have essentially censored and Trump. Is it possible that just anyone, just any young guy like Zuckerberg can really put Trump to quiet, can really silence Trump? Are we really there? I mean, this is what is left over of American democracy, that any social media can come in and just shut people up? This has been the one, and I love President Trump, but the one failing of his administration is that he did not do anything to prevent big tech from doing what they're doing now. Now, it is sad. It is proof that we have no First Amendment so long as these corporations do what they do unchecked. And personally, I am very thankful that Gab.com exists. I'm a big fan of theirs, and I'm a big fan of Parler as well. But there's rumors the president will be going to Gab, and I certainly hope he does it. So what are the last three things you mentioned? Gab Dog and then Power? Gab. So there, Gab, G-A-B, is a new social media, and then of course Parler, as in you would say in French, parler. Parler, yes. Ok, lui dice, ma secondo me questa è una parte, un aspetto che Trump ha trascurato, cioè avrebbe dovuto occuparsi del problema di questi big tech e non l'ha fatto. E adesso ci sono queste nuove piattaforme che stanno emergendo come GrabDog, come Parler, però speriamo insomma che Trump si occupi un po' di questo problema. No? You're hoping that Trump will get on with these issues. That's what you said, ok. È possibile che ancora venga dichiarata la legge marziale? Ormai siamo fuori tempo massimo. Do you think that they can still declare the martial law, or do you think we are off limit, so to speak? Also, you said something that I haven't translated. You talked about the First Amendment before, and you said the First Amendment is not really honored unless these issues are resolved. Is that what you're saying? Correct, because right now you have these big companies that are overriding it. Ho detto questo, lui ha detto che il primo emendamento praticamente non è onorato fino a che ci saranno queste grosse compagnie tech che hanno questo grande potere di censura, il primo emendamento non è onorato. E adesso gli ho chiesto poi la legge marziale. So do you think that it's still time to enact the martial law?
I believe President Trump has the power and perhaps the responsibility to do it, but at this point, I think we have seen exactly what the deep state will do to retain power. They killed a woman 2 days ago, and I think that could just be the beginning. So and then I have to wonder, and I'll try to keep this short, what allies are left? Is the military on his side? Are any generals on his side? Is the National Guard? We know the vice president is not. So I almost wonder, it's a very sad day, but how many cards are left and how many is he holding and what can he still play? We may not have the ability. Ok, lui dice, il presidente ha il potere e ha anche a questo punto anche la responsabilità eventualmente di indire la legge marziale, però abbiamo visto che cosa il deep state sa fare. Il deep state, loro hanno ammazzato una persona purtroppo c'è quante persone, scusate, quante organizzazioni, quanti corpi sono rimasti fedeli a Trump? Abbiamo visto il vicepresidente, nella National Guard, nell'esercito, nelle forze armate, chi è ancora vicino, chi ancora sostiene Trump, e non è chiaro quanti sono ancora le persone, gli alleati fedeli su cui lui può contare per poter fare una mossa del genere. Cosa ci dobbiamo aspettare, Tom, da qui al 20 gennaio? Cioè, i globalisti continuano ad andare avanti forti del racconto che hanno preparato i loro media, ma secondo te il mondo di Trump, insomma quello dei patrioti, ancora dei colpi in canna? Ci dobbiamo aspettare qualche risposta prima del 20 gennaio o pensi che ormai la partita è chiusa? So what do you think the scenario, what do you think we can expect to happen in the next few days? Do you think the globalists will just continue, roll on their script, on their plan? And do you think there are still any chance left to the patriots? Do you think the patriots still have any possibility of winning? There is one person who I would never count out based on his business career, and that is President Donald Trump. I'm not going to count him out until he walks away from the White House on January 20th. However, I would say that the mechanisms of government are against us, and that it is not as likely as I wanted it to be. But I would also say that we sent a strong warning shot across the bow that Joe Biden and his communist puppet masters will not be able to destroy America like they wanted to. We can get 1 million people to DC in about 2 days, and they do not want to play with this game. Ok, lui dice, i meccanismi di governance non sono a nostro favore, cioè, ripeto, a questo punto le cose sono abbastanza definite, però è anche vero che Biden non potrà fare quello che vuole, non potrà completamente aprire le porte al governo comunista, alle marionette del governo comunista, perché hanno visto che quando arriviamo a questi punti sappiamo mobilitare milioni di persone, ed è un gioco che Biden non vuole fare, è un gioco che Biden non vuole affrontare, trovarsi ad affrontare milioni di persone contro. Ti faccio un'ultima domanda, aspettiamo ancora la pubblicazione di qualche report di intelligence? Cioè, c'era quello di Ratcliffe che si diceva che dovesse provare le interferenze straniere, però poi alla fine queste carte non vengono mai fuori. Cioè, siamo ancora in attesa che venga fuori la pistola fumante o ormai è chiusa la partita, aspettiamo che arrivi Biden e arrivederci? C'è una cosa importantissima che non ho detto, scusate, è che I'm going to translate in a minute, è che Tom ha detto se c'è una persona su cui io conto è Trump, cioè Trump farà il suo dovere fino a che potrà, però c'è tutto il resto. Tom, do you think that Ratcliffe will eventually come out with the report? Do you think we still have some bullet to shoot? Do you think we still have the smoking gun, or do you think that it's all finished, it's all done? I mean, I think that there is still multiple opportunities that could be taken. Most of these states are in the process of totally throwing out their certification. Of course, now you can say it's already been certified by Congress, but symbolically they can still do it. I do not have much faith in DNI Ratcliffe. Of course, I do not have much faith in any facet of this American government at this point. And I am remaining optimistic that even should we lose the next 4 years, there is going to be such a
a response to this theft, that they will never be able to do it again, and we can start to unravel this mess. And if President Trump wants to be at the top of the ticket again, I believe we will gladly make that happen. Ok, lui dice, beh, da una parte ci sono ancora gli stati che non hanno appunto stabilizzato l'esito elettorale, anche se il congresso lo ha fatto, però gli stati ancora, ci sono dei quesiti aperti. Dall'altro non ho nessuna speranza nel rapporto di Radcliffe, non mi aspetto niente, però io sono ottimista che in ogni caso nei prossimi, tra 4 anni, Trump potrà riuscire ancora, perché io sono ottimista in quanto vedo un grande movimento popolare che non può essere fermato. Grazie Tom, è stato un vero piacere averti con noi. Thank you, Tom. Thank you. And again, we hope to have you on board again, possibly next week with Joe Oft. Ecco, lo vogliamo settimana prossima qui. Okay, perfetto. So we hope, yeah, again next week. Thank you so much. Absolutely. Thank you, guys. Grazie. Bene, thank you very much. Grazie anche a te Paola, come al solito sei eccezionale. Abbiamo fornito, guarda, tu sei la nostra finestra sul mondo Paola, senza di te noi saremmo qui, insomma, chiusi in questi angusti confini, invece tu ci apri, insomma, uno spazio che non finisce mai. Grazie ancora Paola, grazie Tom. Grazie. Bene, cari amici di Vox Italia TV, seguiremo fino alla fine quello che succede in America, ascoltando le voci più libere, le voci migliori, più preparate, come quella di Tom Pappert, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi. Obiettivamente, insomma, la situazione è diventata particolarmente complicata, ma insomma c'è poco da stupirsi. Noi sappiamo come i globalisti ci hanno messo, insomma, molto tempo per occupare in maniera militare e sapiente, purtroppo, ecco, di una sapienza luciferina, tutti i gangli del potere mondiale. È una battaglia lunga che non finisce per il tramite di una elezione, quindi insomma prepariamoci a continuare a rimanere sempre attenti, sempre vigili, affinché questo modello, che è fondato su una concezione pessima dell'uomo e del mondo, non prevalga per sempre. Il nostro compito è quello di fare ogni giorno il massimo affinché sempre più gente recuperi una dimensione personale in grado di demistificare gli inganni del potere. A questo serve Vox Italia TV, anche a questo serve, ad offrire un punto di vista libero sulle cose del mondo, ecco, per cercare di rompere il pensiero unico prevalente a beneficio dei padroni, che fonda questo schema che non serve alla gente ma serve soltanto a delle piccole oligarchie molto cattive. Se volete aiutarci potete farlo tramite bonifico o tramite PayPal. Vi ricordo che abbiamo costruito finalmente il nostro sito, potete andare anche lì, www.voxitaliatv.com. Per adesso è tutto, alla prossima, grazie.